Oggi giornata tristissima, triste come non mai dall'inizio del viaggio. Non so come faremo. Uscendo dal Grand Canyon siamo dovuti tornare a sud verso la città di Flagstaff per andare alla biblioteca comunale a caricare gli ultimi 2 video, perché pensavamo di trovare qualche wifi che avevamo letto nelle strutture all'interno del Grand Canyon, ma non erano assolutamente utili per poter caricare i video, poco segnale, poca velocità, e quindi forzosamente siamo dovuti tornare a sud e farci un'altra ora e mezza. Stanotte abbiamo dormito lì e stamattina siamo ripartiti in direzione Pagina. Oggi giornata tristissima, triste come non mai dall'inizio del viaggio. Non so come faremo. Voltiamo pagina dopo la tristezza immensa. Come faceva quella canzone dei miei tempi? Tristezza, per favore vai via. No? Vi ricordate già negli ultimi video come ero malmessa col mio computer? Avevamo risolto così alla bene meglio Il tappullo. il famoso tappullo, mettendo una tastiera esterna e un mouse vecchia maniera collegato col cavo, però anche quello è durato poco. Ieri, finito l'ultimo video, sono rimasta definitivamente a piedi. RIP MacBook Pro, RIP. Abbiamo qualche ora per pensare a una soluzione. Non ho trovato una fascia nera da mettermi al braccio, perché altrimenti siamo veramente in lutto. CC, come dico sempre, show must go on. Qualche santo provvederà. Ora giochiamo, ora a Page compriamo una schedina del lotto qui dell'Arizona, magari sai quello che si chiama tipo, si chiama, no, Super Bowl, super qualcosa, vinciamo 850 milioni di dollari, così te ne compro 1 miliardo di computer, come lo vedi?
Oggi giornata di trasferimento, Sì. perché così diciamo il tempo è abbastanza. Ti ricordi come dicevano alle Maldive? Tipo to follow. C'è il tempo del bellissimo. Esatto. Piove, poi nuvolo così, quindi tutto trasferimento da Flagstaff a Page, dove contiamo 2 ore Sì. da Flagstaff a Page. dove contiamo dormire stanotte, per poi domani, che è prevista una bella giornata di sole, speriamo, andare a visitare Un punto veramente bello e molto conosciuto a livello fotografico, eccetera, eccetera. lo posso dire. Chi indovina? Buongiorno e come direbbero quelli veri, i veri professionisti, amici bentornati sul nostro canale. Però siccome noi non siamo professionisti, buongiorno amici, buongiorno da Page in Arizona. Ci siamo spostati soltanto di neanche 5 minuti dal parcheggio del Walmart dove siamo stati stanotte. Walmart in posizione strategica per quanto riguarda la visita che facciamo oggi al Horseshoe Bend. Questa formazione a ferro di cavallo con tutto intorno il Colorado River, che è uno spettacolo. Noi l'abbiamo già vista. Noi l'abbiamo già vista tipo 5-6 anni fa, ma ci siamo tornati oggi per farla vedere anche a voi. È veramente una cosa bellissima proprio. Buongiorno amici, stamattina casa vuole ci siamo addormentati, dovevamo arrivare qui prestissimo perché avevamo paura di non trovare parcheggio vista la località molto gettonata, però è andata bene lo stesso perché nonostante siano le 8:30 il parcheggio è ancora mezzo vuoto. Il percorso che porta alla formazione al vero e proprio punto panoramico è di circa 2,5 km andata e ritorno, quindi è veramente una passeggiata. E come già detto Ale, quello che stiamo andando a vedere è l'Horseshoe Bend, che letteralmente tradotto vuol dire formazione a ferro di cavallo. Qui c'è già un'attrazione, vi faccio vedere una coppia di cani con la cresta con i colori del Genoa. Non dico niente. La zona di Page è una zona assolutamente strategica dal punto di vista turistico perché si trova al centro di un sacco di punti famosissimi. Oltre a questo Horseshoe Bend c'è l'Antelope Canyon, che è veramente una cosa stupenda, il Lake Powell, e siamo anche soltanto a 2 ore dalla Monument Valley qua in Utah. L'Horseshoe Bend è più o meno a mezz'ora dal confine fra Arizona e Utah. Gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. Da questo pianoro dove ci troviamo adesso, il salto nello strapiombo è di bene 300 metri, quindi in 300 metri di caduta si arriva direttamente nel fiume Colorado. River's gonna cry when you're gone. Hoping you would stay, but I've always known that you would go and find your own way. I still see when we
Dal 2017 al 2022 ci sono stati ben 5 incidenti mortali di persone cadute da questo strapiombo. Would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. La differenza sostanziale rispetto a 7-8 anni fa, quando siamo venuti con il tour organizzato, che in quell'occasione c'era molto meno gente, ma oggigiorno tutti sappiamo che per via dei social, Instagram soprattutto, i posti sono molto più frequentati, anche perché molto più conosciuti. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just leave it all behind. Il governo statunitense addirittura dice che fino al 2010 i visitatori di questa zona erano poco più di 40.000, attualmente sono più di 2 milioni all'anno. L'Horseshoe Bend, quindi questa formazione, è parte della National Recreational Area del Glen Canyon. Non è parco nazionale, ma rumors dicono che presto lo diventerà, anche perché è una delle poche rimaste dove si paga soltanto il biglietto per il parcheggio e non un vero e proprio biglietto d'ingresso. Per fare tempo e aspettare che il sole si alzi, abbiamo girato la collina che corre a picco sul canyon e siamo arrivati da un punto. Le giovani marmotte, i giovani esploratori chiaramente trovano i posti dove invece non ci viene nessuno. Dove non c'è nessuno e la vista è altrettanto bella. Spettacolissimo, veramente. Cerchiamo di andare fino giù. Cosa fai? No, volevo dire che non è ancora uscito il video precedente e quindi non abbiamo ancora le risposte al sondaggio barba sì o barba no, e quindi io sto continuando fino a che la gente non mi dice no, per l'amor di Dio sembri 20 anni più vecchio, non me la faccio. Alla serie dice che gli va bene. A me va bene così, l'importante è quello. Perfetto. Vieni, andiamo che ti faccio vedere un posto toppissimo. Pensavo ci fosse il precipizio qui sotto, ho detto dov'è andato Ale? Ho trovato un posto dove non si sente volare una mosca. Spettacolo. No vabbè, così è troppo. Ma no che è troppo pericoloso, è troppo bello. Altro che aspettare lassù in cima dal punto panoramico. Abbiamo raggiunto questo posto dove siamo da soli e dove la vista è troppo migliore rispetto a quella sopra. Adesso ci appropriamo qua della piazzetta. Assolutamente. Prepariamo il nostro tripod. Cavalletto. Il cavalletto. Ci tiriamo fuori la nostra merendina, La nostra barretta. e stiamo qui ad oltranza. E qua abbiamo l'Horseshoe Bend privato per me per la serie. Speriamo che non arrivi nessun rompiscatole. Li mandiamo via. li No, mandiamo. perché magari ci hanno visto venire di qua e quindi seguono I cingones. seguono i cingoni.
giorno, Sì? qui nella solitudine. L'avresti mai detto di poterlo visitare così? Chi l'ha trovato il posto? Come chi l'ha trovato? Stavamo facendo tempo per far sì che si alzasse il sole. Barretta? Sì, barretta. Comunque c'è Horseshoe Bend privato per alle sere. $10 proprio. Prossima tappa potremo scendere giù. No, a Page dico, a cercare per fare l'escursione in kayak. A meno che non ci possiamo andare col tuo stand-up paddle privatamente senza fare l'escursione. Meglio di ogni aspettativa, anche se lo conoscevamo già, però fatto in questo modo non ha prezzo. Sì, perché oggi veramente ci stiamo prendendo tutto il tempo. Altro che tour organizzati, ci super scialliamo tranquilli, di brutto. eccetera, eccetera. Ci siamo fatti sta barrettina, che voglio dire, pranzo stratop. No, più che altro abbiamo avuto la possibilità di vedere tutta questa zona intorno, che ovviamente l'altra volta, per essere stati in un tour organizzato, non l'abbiamo potuto fare con i minuti contati, e ci stiamo godendo tutto il panorama meno turistico, che poi, come sempre, è quello più bello. E dobbiamo vedere anche la diga. La diga, il ponte, non so se ci passiamo prima o dopo. Continuate a seguire il video perché ci saranno ancora immagini spettacolarissimissime. E adesso, mentre l'Horseshoe Bend si sta sovrappopolando di cini e di indiani principalmente, Siamo venuti presto apposta noi per evitare le ressa. noi abbiamo quasi finito la nostra visita e siamo quasi pronti per dirigerci verso la prossima destinazione, il prossimo punto interessante che vedremo. E comunque, come ha detto la serie, veramente, cioè, per aver messo 10 metri di ringhiera, poi ci sono centinaia e centinaia di metri proprio a strapiombissimo sul Colorado River. Pensano di aver risolto il problema degli incidenti. Siamo partiti stamattina dal parcheggio di Walmart. Qui abbiamo proseguito pochi chilometri per il parcheggio e per la visita dell'Horseshoe Bend. Siamo andati a piedi in questa parte del canyon e adesso da qui ripartiamo, torniamo indietro sulla strada 89 e ci dirigiamo all'overlook della dam, quindi della diga, per vedere la diga che è qui e il ponte che collega il Glen Canyon che è qui. E ripartiti. E la cosa bella di questa zona è che è tutto attaccato, perché a pochi, saranno 2 chilometri dal Walmart dove abbiamo dormito, sì, c'è l'ingresso dell'Horseshoe Bend dove siamo stati adesso. Ora andiamo all'overlook della diga del ponte, che distano 4 chilometri. Mancano 3 chilometri, siamo appena partiti, quindi tutto attaccato. E poi il successivo ingresso degli overlook del Lake Powell altrettanto. Quindi nel giro di 10 km c'è tutto quello che c'è da vedere qui nella zona di Page. Ed eccoci che ci siamo spostati proprio sull'overlook della diga, che andiamo a vedere adesso da vicino, e poi facciamo anche il percorso che scende giù più vicini alla base della diga. Un po' di bigozzo, Sì, siamo arrivati da questo lato dove ovviamente la diga si vede con l'arrivo del Colorado River
e poi la vedremo sull'altro lato invece dove ci sarà proprio tutto il Lake Powell. Pensa che questa qua chiaramente poi è collegata a tutto un impianto idroelettrico che fornisce sia acqua nei periodi di siccità, sia energia elettrica addirittura non solo all'Arizona, ma al Colorado, allo Utah, al New Mexico. Siamo esattamente sul confine qui, Arizona-Utah. Sì, esatto. Passa proprio su questa diga, su questo Glen Canyon. Vuoi tornare in Utah? Ma magari, why not? La diga, alta più di 200 metri, è stata costruita, pensate, in ben 10 anni, dal 1956 al 1966. Tant'è vero che la vicina cittadina di Page, diciamo, è nata nel 1957 proprio per ospitare tutti gli operai che per ben 10 anni sono stati occupati nei lavori della diga. I should know by now how to live without her. I'm in the dark. When I make my way, I stumble and I fall. I'm a blind man without escape. I'm the ocean without the waves. The radio's playing songs, telling me that I should try to move. Say how it bothers me. I guess I'll have to try anyway. Try to let her go. Della serie potevamo trovare un altro posticino, che questo qui non è tanto bello per fermarsi a mangiare. Una vista appena panoramica sul Lake Powell. But when I met her it became a blur. She took my principles and turned. Questo è uno dei tanti overlook, quindi uno dei tanti punti panoramici per vedere il lago dall'alto, perché poi magari ci spostiamo sotto sulla marina e quindi la vista non sarà pazzesca come adesso. Ci fermiamo a mangiare qui, ovviamente. E cosa c'è da mangiare? Boh, adesso apro il frigo e vedo. Sbilanciati. Non saprei. Se domani Spaghetti alle vongole. non ce l'abbiamo gli spaghetti. Perché le vongole invece ce le abbiamo. Sì. Scatola? In scatola. I'm a blind man without escape. I'm the ocean without the waves. The radio's playing songs. Vediamo se hai il coraggio di dire qualcosa oggi per questa altro che gourmet. Veramente è insalatissima gourmet. Quindi abbiamo come ingredienti Come ingredienti abbiamo insalata, pomodoro, avocado, pollo e crostini. Come fosse un'insalata Caesar un po' rivisitata. veramente gourmet. Pranzo con insalata gourmet con vista Lake Powell. No, la vista più che altro. Per tutto il resto c'è Mastercard. Wanna be a one-man woman. Got me stranded like a boat in the sand. Just the thought of not spreading my wings drives me crazy. Dressing up, fixing my strut. Always prepared, you never know who shows up around the corner. Maybe it's that director. E siamo entrati nuovamente in Utah. Ah, Vai! vieni! Cartello d'ingresso da Arizona Utah. E qui davanti abbiamo già la Lone Rock, che è la formazione che siamo venuti a vedere, che penso sarà una delle ultime tappe della giornata odierna. Quindi ed è la questa roccia solitaria. Se il livello di acqua lo permette, dovrebbe essere proprio in mezzo al Lake Powell. Flower curtains, rose petals on my bed. I'm your sweetheart. Noi siamo nuovamente sul Life Elevated, che è lo slogan dello stato dello Utah. Quasi quasi io tornerei a Monument Valley. Getting undressed. E nonostante ci sia scritto Long Rock Beach, scopriamo arrivando qui che c'è solo la beach ma non c'è l'acqua, perché questo immenso panettone non è più in mezzo all'acqua dovuto alla siccità. Jump out on the stage, get locked up in a cage, director. Mr.
non è che c'è scritto che ci puoi andare, ok. Off pavement operation. Deep Deep sand. sand. Deep sand. Qualcuno glielo dica, Ale, che non è 4x4. Vuole andare a fare questa Più vicino, un po' stradina più vicino che c'è scritto deep sand. Non è così deep, dai, ma ci avviciniamo solo. Deep sand on the beach. Travel at your own risk. Ecco, appunto. Anything for you. I can sing, I can dance, I can sing, I can dance, I can learn the smooth moves. I would do anything you ask me to do. Jump out on the stage, get locked up in a cage, direct no. I can sing, I can dance, I can learn the smooth moves. I would do anything you ask me to do. Jump out on the stage, get locked up in a cage, direct no. Oh, bring it on, director. I know how to deliver. Come on, director. Bello. Poi lamentati del tuo marito, Dove t'ho portato? Cioè dall'Arizona t'ho portato fino in Utah per passare la notte. Parliamone per favore. Ma dove mi ha portato? Di fronte alla Lone Rock a secco. Andiamola a vedere da vicino, dai. Sei sicuro che non vuoi andare a fare un giro col cingo qui di sotto? It's like poison running through my veins, but I won't back down. I will spit you out once again. You keep calling me when you're lonely inside, though I made it clear I don't care. I gave you what Della serie furboni proprio. Va bene che io mi lamento di Ale. E qui c'è un altro che si è infossato proprio sul bordo dell'acqua, che ha sicuramente una macchina 4x4, però è un attimino esagerato. What like my wife always tells me, I mean, you're like... Ha tirato fuori il servizio della domenica. Spettacolo! Occhio, perché non è molto stabile, La sei già bevuta tutta. Ah! Su Ellen, che coraggio! Vieni, Che classe! Che sommeliernata che è alla sera, veramente! Con la bottiglia qui di fianco, proprio che da, figura! proprio da avvinazzata! Poi ci dicono, siete così carini, così educati. Non lo siamo, così... cioè uno che beve un bicchiere di vino non può essere... Sì, un bicchiere di vino. Allora, domanda, quando è l'ultima volta che ci avete visto bere un bicchiere di vino? Su che video? Anni luce. Esatto. Cina, amore. guarda che paesaggio. E salute a voi dallo Utah. Dallo Utah abbiamo cambiato anche orario, quindi ci ha fregato sull'orario del tramonto. Nel giro di 3 km abbiamo cambiato fuso orario fra l'Arizona e lo Utah. Alla fine ci vedete qui, tranquilli e beati, perché i poveri li abbiamo dovuti lasciare lì perché ci facevamo notte. Alla fine non sono riusciti a tirarli fuori. No, più che altro quindi perché, via. avevo paura che mi cominciassero a dire anche a me di cominciare a scavare con le mani sotto le gomme Che malo del personaggio che si è piantatissimo. Ma cioè, fino a metà porta, una cosa pazzesca. Ale a parole era bravo a dargli suggerimenti, gira di qua, gira di su, gira di giù, la a teoria, parole, bla bla bla. La teoria però io la non so. ha mosso un dito. La teoria io teoricamente la so Per vedere i minimamente, video. però per vedere più che altro i video delle piantate degli altri.
poveri. In pratica poi non ha mosso un dito. Ma no, Vabbè, non poteva far niente alla fine. non ero cioè. neanche vestito, dai, da lavorare così, scusami. Cosa c'è di bello che appena siamo arrivati ti ha detto dove ce l'hai te il mezzo per tirarmi fuori? E tu gli hai detto forse non hai capito, io spererei c'ho di un avere... van, gli ho detto non 4x4 e lui... Ah, che sfigato! Veramente. Infatti vedi bene lui come si è ridotto.